I dati super di Piotr Zielinski, la mossa tattica con Barella e la difesa da record sono alcune delle cose che in Inter-Lipsia 1-0 potresti non aver visto e che commentiamo allora in questo episodio di oggi del nostro format il giorno dopo la partita in cui analizziamo a freddo la gara. Inter-Lipsia è stata una vittoria importantissima che indirizza in maniera quasi decisiva la campagna di Champions della nostra Inter, ma è una partita anche che secondo me può avere un significato ancora superiore a quello che stiamo immaginando in questo momento per davvero tanti aspetti che andremo a trattare in questo contenuto di oggi. Allora, ben ritrovati amiche e amici passioni interisti, vi invito a lasciare un mi piace, se non l'avete ancora fatto mi raccomando iscrivetevi al canale, clic sul tasto iscriviti così continuate a far crescere il nostro progetto. Ne approfitto anche per ricordare che se volete promuovere il vostro business su passioneinter.com potete contattarci all'email business@passioneinter.com con il link che trovate anche in descrizione. Come sempre in questo format, uno dei più apprezzati in assoluto sul nostro canale, cerco di portarvi qualche curiosità, qualche chicca particolare che potreste non aver visto, che potrebbe esservi sfuggito, e lo faccio andando in ordine sparso, non in ordine di importanza, anche se questa volta secondo me la prima cosa da dire è quella più importante, ovvero che riguardando la partita anche più a freddo, la prima cosa che mi viene da dire su questa gara è che l'Inter, ragazzi, ha fatto una partita di grande spessore, ha fatto una partita autoritaria. Probabilmente, anzi sicuramente si è abbassato un pochino troppo e un pochino troppo presto nel secondo tempo senza aver chiuso ancora la partita con il risultato ancora in bilico sull'1-0, però sono stati soprattutto i primi 60 minuti veramente, veramente di grande spessore, come abbiamo avuto modo di dire poi nel corso dell'analisi post gara. Ci sono stati anche alcuni numeri che secondo me hanno certificato questo, perché al 15° minuto l'Inter aveva il 70% di possesso palla contro un avversario che comunque in Bundesliga fa un buon possesso palla, ha una media superiore al 54% di possesso palla a partita. Poi si era tanto parlato dell'Inter sui calci piazzati nella gara contro l'Arsenal, in tanti hanno tradotto i tanti calci d'angolo dell'Arsenal in un dominio Arsenal, che in realtà secondo me così non è stato. Ecco, allora anche questa volta contiamo i calci d'angolo, l'Inter nel primo tempo ne ha conquistati ben 6, che poi nel secondo tempo, se non sbaglio, non ne ha conquistato nemmeno uno, però già nel primo tempo l'Inter aveva battuto 6 calci d'angolo, chiudendo spesso il Lipsia dietro. Anche se paradossalmente a livello di expected goal l'Inter ha prodotto di più nel secondo tempo piuttosto che nel primo, 0,85 expected goal nel secondo tempo, 0,53 nel primo. Quindi ok, alcune critiche che ho letto, non sto qui a giudicare, ecco, tante delle critiche che abbiamo ricevuto, però secondo me è giusto mettere sempre tutto in prospettiva. Il Lipsia, nonostante varie assenze, è una buonissima squadra, non a caso arriva dalla prima fascia di Champions League, nonostante sia ancora a 0 punti. Tra l'altro l'Inter in Champions non ha ancora affrontato le squadre della quarta fascia, ricordiamoci anche questo. E poi vi porto anche un dato da Opta dove l'Inter ha stabilito un record, perché considerando Coppa dei Campioni e Champions League l'Inter ha vinto 4 partite consecutive senza mai subire gol per la prima volta nella sua storia. Si era fermata a 3 nel 66-67, nel 2009-2010 e questa è la marcia dell'Inter. Quindi io ripeto, un Inter così in Europa, sinceramente, da quando seguo l'Inter non me la ricordo. A proposito di numeri, seconda cosa da sottolineare, seconda analisi da fare, ricordate comunque qualche settimana fa si diceva ma se l'Inter continua a subire così tanti gol, continua a subire con questa difesa non si va lontani, tante volte si è detto questo. Ecco, intanto Sommer è al sesto clean sheet in campionato e quinto in Champions League, quindi 11 partite in stagione senza subire gol ed è il miglior portiere nei top 5 campionati da questo punto di vista, per cui anche questo è un dato significativo. Poi l'Inter è a questo punto l'unica squadra a non aver ancora subito gol in Champions dopo le 5 partite, perché l'Atalanta lo ha subito ieri e nella storia della Champions League solo alla Juventus e al Manchester United è riuscito una volta di non subire gol nelle prime 5 partite. Poi sottolineo un'altra cosa, condivido un'altra schermata. Dopo quella che era stata la sbandata un po' col Torino del 3-2 in casa, con una vittoria ecco, con qualche turbolenza per quei 2 gol subiti, l'Inter, se andiamo a vedere ragazzi, nelle ultime partite ha subito un gol dal Napoli e i 4 gol contro la Juventus in 9 partite totali giocate, per il resto sempre porta inviolata e
mi verrebbe da dire che quella notte lì con la Juventus è più episodica che altro. La stranezza è stata quella serata lì, non il resto delle partite secondo me. Quindi direi che l'Inter ha abbondantemente sistemato la questione difensiva. Forse la coperta si è un filo accorciata in attacco, sistemando la difesa da questo punto di vista, ma per me è un chiaro indizio del fatto che l'Inter stia trovando quell'equilibrio giusto per decollare. E a proposito della difesa, mi sono piaciute due cose in questa gara contro il Lipsia. Uno, non si sono fatti i problemi nostri a far fallo quando c'era bisogno, quando non erano intervenuti bene magari con la giocata, hanno poi commesso un fallo, per esempio su Openda che è stato fermato più volte anche fallosamente. Mi è piaciuto perché è un po' di quella malizia che c'era mancata invece ad inizio stagione. Pulisic, vi dico solo questo nome per ricordarvi. Seconda cosa, è stata un'altra prestazione sontuosa, ragazzi, di Stefan De Vrij, che dopo la partita, tra l'altro, ha detto di sentirsi benissimo anche fisicamente. Questa è una grande notizia per noi. De Vrij mi è piaciuto perché ha vinto il confronto diretto, di fatto con 3 avversari differenti, tra loro molto differenti per caratteristiche all'interno di una sola partita. Questo non è semplice, perché Openda, giocatore più di inserimento e rapido, ha messo in difficoltà sia Bastoni che soprattutto Pavard, che è stato deludente, mentre De Vrij lo ha limitato bene, ha annullato Andre Silva, che è un giocatore più mobile anche se più centravanti, e poi ha annullato anche Cesco che invece è più forte fisicamente. Quindi è un difensore che è tornato ai suoi livelli da top difensore centrale, per me assolutamente sottovalutato. Adesso a Firenze mancherà Pavard. Inzaghi ha detto che ha avuto un problema un po' più grave di Acerbi. Acerbi potrebbe recuperare, ma non so sinceramente se Acerbi merita il posto da titolare più di De Vrij. Forse il nuovo sorpasso in difesa, il controsorpasso di De Vrij su Acerbi è arrivato. Voi che ne dite? Ve la metto lì come domanda e come provocazione. A proposito di sorpasso, ecco, questo Zielinski può superare Mkhitaryan? Punto di domanda. Risposta secca dal mio punto di vista, sì. Questo Zielinski supera Mkhitaryan perché già a gennaio, se vi ricordate, avevo fatto un contenuto in cui dicevo che per me Zielinski arrivava per prendere il posto di Mkhitaryan già dentro questa stagione, e questa è stata un'altra partita di altissimo livello del centrocampista polacco, con una soluzione tattica che è stata cucita addosso a lui, perché rispetto a Mkhitaryan, come ho detto anche in live, è un giocatore diverso, e rispetto a Mkhitaryan è stato utilizzato in maniera differente, è stato meno mobile e meno presente in tutto il campo. Zielinski in questo caso più specializzato nella sua casella. Infatti vi condivido anche una heatmap dove si vede molto bene che Zielinski ha giocato tantissimo nella sua casella di mezzala sinistra, e questo secondo me è stata la vera fortuna, ha permesso di valorizzarlo al meglio. Ha avuto dei numeri difensivi molto importanti con tanti duelli vinti, è stato il terzo miglior giocatore dell'Inter per numero di palloni toccati, quindi è stato molto coinvolto nel gioco ed era una questione fondamentale per questa partita. È stato il migliore per passaggi tentati e per passaggi riusciti solo dopo Çalhanoğlu, quindi si è preso tante responsabilità e l'ha fatto con grande qualità, visto che ha indovinato il 93% dei passaggi, inclusi quelli lunghi, quindi non solo passaggi semplici. E poi è stato il giocatore dell'Inter che ha creato in assoluto più occasioni da gol, 3 in questa partita. Quindi è stato un elemento chiave, come anticipavo nel pre-partita, se vi ricordate, avevo detto che contro un avversario come questo Lipsia c'era bisogno che si prendesse delle responsabilità, che si prendesse anche qualche rischio. Ecco, forse in alcuni momenti l'ho fatto un pochino troppo, con quella palla al piede che poteva scaricare anche un attimo prima, ma se vi ricordate, ecco, mi aspettavo, ve lo dicevo nei contenuti di lunedì, che Zielinski facesse questo lavoro con personalità, e lo ha fatto. È calato un pochino da regista, che secondo me non è propriamente il suo ruolo è quello di mezzala, e piano piano per me prenderà il posto di Mkhitaryan. Rimango su questa heatmap perché accanto a Zielinski, per chi ci segue in video, vedete anche la heatmap di Barella, che intanto a differenza di Zielinski, come vedete, è stato più mobile, più presente a tutto campo, ma sto rosicando un pochettino perché volevo farvi notare una cosa per primo, ma purtroppo ne hanno già parlato anche su Cronache di Spogliatoio. Però chi ci ha seguito lunedì sa che l'avevo detto prima, sa che l'avevo detto anche durante la partita, l'ho sottolineato di nuovo. Barella rispetto a Zielinski è stato sicuramente più mobile, ma soprattutto è andato spesso a ricoprire quella zona di campo a ridosso degli attaccanti, ed è stato secondo me una mossa tattica molto importante per mettere in difficoltà la loro difesa a 4. Cioè, vi avevo detto che studiando il
Lipsia avevo visto questa squadra soffrire soprattutto contro squadre che avevano degli attaccanti mobili che non danno riferimenti, ma soprattutto se alle loro spalle si aggiungeva una mezzala a rimorchio. Ecco, evidentemente Inzaghi questa cosa l'ha studiata, l'ha fatta fare in particolar modo a Barella. Io sinceramente mi aspettavo che si alternassero di più Barella e Zelinski lo facesse spesso anche il polacco, perché pensavo che Barella avrebbe dovuto aiutare di più su Openda dietro. Invece Inzaghi ha scelto così, lo aveva fatto in parte anche a Verona. È interessante perché significa che dopo l'evoluzione all'indietro che ha avuto l'anno scorso Barella, adesso viene rialzato almeno in situazioni di questo tipo contro avversari che si schierano a 4 con questa difesa così, ed è un'altra variante tattica molto interessante alla faccia di chi dice che Inzaghi gioca sempre allo stesso modo, perché invece in questo caso si è visto molto un Ciala che si abbassava mentre Barella andava più avanti per aggiungere questa insidia alla loro difesa. Parlando di Inzaghi, quinto punto, interessante, mi sono piaciute molto le sue parole e anche quelle di Zelinski, che non si sono nascosti, a differenza di tanti altri in questo momento che si nascondono, hanno detto pubblicamente che stando all'Inter si punta ad arrivare in finale di Champions League, è quindi un obiettivo. C'è chi mi aveva deriso un po' qualche settimana fa quando io dicevo che l'Inter vuole fare una stagione alla Manchester City, cioè provando a decollare nella seconda parte di stagione per provare ad arrivare in fondo in tutte le competizioni, ma i fatti evidentemente mi stanno dando ragione e non mi sbagliavo. Inzaghi però ha detto anche un'altra cosa interessante che mi trova d'accordo, ovvero che forse i 16 punti che secondo tanti sarebbero bastati per arrivare tra le prime 8 in questa Champions probabilmente non basteranno. E ne parlavamo anche nel pre-partita ieri durante la live, se vi ricordate. Le tante simulazioni che erano state fatte parlavano di quota 16 per stare tra le prime 8. Secondo me i conteggi vanno un pochino alzati. Adesso l'Inter è a quota 13, probabilmente ne mancano ancora 4 o 5 di punti per stare tranquilli in quella zona lì. E forse con 4 siamo non messi benissimo con la differenza reti, per cui bisogna fare qualcosina in più, bisogna puntare ai 5 punti nelle prossime 3 partite. È un obiettivo però alla portata dell'Inter contro Bayer Leverkusen, contro Sparta Praga e Monaco all'ultima. Però bisogna ancora giocarla, ma ci siamo quasi. Ecco. Intanto ci portiamo a casa, oltre a questi 3 punti che comunque indirizzano molto bene la nostra qualificazione, altri 2,1 milioni di euro per questa vittoria, che sono i premi della UEFA, e una cosa che molti sottovalutano e molti non se lo ricordano, ma altri 3 punti anche in ottica mondiale per club, non quello del 2025 a cui siamo già qualificati, ma addirittura quello del 2029. So che è un orizzonte ancora lontanissimo, però bisogna cominciare a mettere fieno in cascina in questo momento se si vuole andare anche al prossimo mondiale per club, e con questo risultato, visto che è una classifica quadriennale che varrà sul prossimo quadriennio, l'Inter comunque rimane la miglior squadra italiana anche nella graduatoria per il mondiale per club del 2029. Quindi anche in quest'ottica qua ottenere quei 2 punti in più, quella vittoria anziché un pareggio, fa sicuramente la differenza, perché poi abbiamo visto nell'ultima stagione che alla Juventus è bastato pochissimo per superare il Napoli e andare al mondiale per club al posto del Napoli. Quindi ogni singolo risultato conta anche in quell'ottica. Ci sarebbero tantissime altre cose da dire però su questo Inter Lipsia, lo faremo nella diretta delle 19:30, così approfondiremo anche tanti altri temi della nostra analisi che ci siamo appuntati in queste ore dopo la discussione che abbiamo avuto nel club su passioninter.club. Mi è piaciuta ieri sera la chiacchierata che ci siamo fatti con i nostri abbonati, quindi vi porterò altri temi nell'appuntamento delle 19:30. Nel frattempo aspetto i vostri commenti qui sotto. Se volete, su passioninter.club, la nostra community, c'è in corso una discussione molto interessante a cui potete partecipare entrando a far parte della nostra community su www.passioninter.club. Io nel frattempo vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.